Salve, mi chiamo Giampaolo Mezzabotta e sono un medico volontario del SAI. Oggi vorrei parlarvi del vaccino contro il Covid-19, di cosa è e a cosa serve. In generale, i vaccini servono a proteggerci dalle malattie infettive, che sono malattie causate da germi di vario tipo, virus, batteri, funghi, parassiti, che quando entrano nel nostro organismo causano un'infezione. L'organismo si difende dall'infezione attraverso il cosiddetto sistema immunitario, un insieme di cellule, di organi specializzati nel dare la caccia a tutto ciò che è estraneo all'organismo. Se l'organismo non riesce ad arginare l'infezione perché l'infezione magari è molto forte oppure in quel momento il sistema immunitario è debole, ecco allora che si sviluppa la malattia infettiva vera e propria. Una delle caratteristiche fondamentali del sistema immunitario è che è dotato di una memoria immunitaria. La prima volta che il sistema immunitario incontra un antigene, raccoglie informazioni su questo antigene e le immagazzina, rispondendo in maniera non molto efficace, in maniera blanda, diciamo. La seconda volta però che l'organismo entra in contatto con lo stesso antigene, ecco che allora o attraverso la produzione di anticorpi o attraverso altri meccanismi reagisce in maniera molto più rapida, efficace e robusta. Il meccanismo della vaccinazione si basa proprio sulla memoria immunitaria. Si fa incontrare un antigene molto simile a quello della malattia che vogliamo evitare, ma che però è innocuo, col sistema immunitario. In questo modo il sistema immunitario di un individuo vaccinato è pronto a reagire in maniera rapida, efficace e robusta quando e se entrerà in contatto col germe della malattia che vogliamo evitare. Il Covid-19 è una malattia infettiva nuova, una malattia quindi che non avevamo mai incontrato prima. Questo spiega perché ci sia stata questa alta mortalità all'inizio, soprattutto nei soggetti più deboli, e spiega anche il calo delle infezioni e dei ricoveri ospedalieri dopo che è stato introdotto il vaccino. Il vaccino quindi rappresenta tutt'oggi il modo migliore per evitare l'infezione e la malattia in forma grave. Se tu, individuo, non ti ammali, non trasmetti nemmeno la malattia a chi vive intorno a te e condivide con te gli spazi, le attività e gli affetti. C'è da sapere che il numero di virus che invadono e poi si moltiplicano nel corpo umano è altissimo. È quindi possibile che per puro caso tra tutta questa popolazione si sviluppino dei virus con delle caratteristiche nuove. Se queste caratteristiche rendono i virus mutati più forti rispetto a quelli che non sono mutati, ecco allora che i virus mutati prendono il sopravvento sugli altri e non solo invaderanno l'organismo infetto, ma si trasmetteranno da persona a persona. Nel caso della variante Delta, che è quella più comune, quella di cui si parla, la caratteristica dei virus mutati, da quanto ne sappiamo attualmente, è la loro maggiore trasmissibilità da persona a persona, ma non la resistenza ai vaccini, che quindi rimangono un'arma molto efficace contro la variante Delta. C'è da sapere che ogni vaccino viene controllato ed approvato da agenzie sanitarie nazionali ed internazionali di tutto il mondo e queste continuano a controllarlo e a regolarne la distribuzione nel tempo. A 8 mesi dall'inizio delle vaccinazioni, in tutto il mondo sono stati vaccinate più di 2 miliardi di persone e gli effetti collaterali gravi che vengono attentamente monitorizzati sono rarissimi. C'è piuttosto preoccupazione, grande preoccupazione per l'andamento della pandemia
in quei paesi dove la disponibilità dei vaccini è limitata, come per esempio alcune zone dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina.